Domanda: che ore sono? Chissà se sai rispondere in modo corretto. Verifichiamolo insieme nel video di oggi. In questa video lezione vedremo come chiedere e dire l'ora, quale sia la forma preferibile tra mezzo e mezza, sono le 2:30 o sono le 2:30, e per finire vedremo anche alcune espressioni idiomatiche con le ore. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale, ad attivare la campanella, così riceverai delle notifiche, e puoi anche iscriverti alla mia newsletter, è totalmente gratuito e lo puoi fare direttamente sul mio sito elisabetamaccani.com. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni mi occupo di formazione linguistica. Se questa è la tua prima volta su questo canale, ti invito a dirmi come ti chiami e di dove sei. Vediamo ora come possiamo chiedere o dire l'ora in italiano. Innanzitutto, per chiedere l'ora ci sono due modi. Possiamo dire che ore sono oppure che ora è. Ricorda che queste due forme sono equivalenti, anche se ti confesso io preferisco la prima. E come si risponde a questa domanda? Ebbene, diremo sempre sono le più ore plurali oppure è più ora singolare, e per ora singolare ce n'è solo una, è l'una, quindi diremo sono le nella maggior parte dei casi e nel caso dell'una diremo è l'una. Per leggere l'ora dobbiamo distinguere tra la lancetta corta e la lancetta lunga. In questo caso, come vedi, la lancetta corta, quella che indica le ore, è di colore blu, e invece la lancetta lunga, ovvero quella che indica i minuti, è di colore rosso. Ad esempio, questo orologio segna le 4:05. Ricorda naturalmente che per le ore pomeridiane, ovvero quelle del pomeriggio, possiamo utilizzare i numeri che vengono dopo il 12. In questo caso, se siamo in pomeriggio, potremmo dire sono le 16:05. Ricorda che se si usano i numeri entro il 12, per evitare equivoci è sempre meglio indicare a quale parte del giorno si riferisce l'ora, specificando ad esempio della notte, del mattino, del pomeriggio o della sera. Esempio, ci vediamo alle 10 di sera, oppure ci vediamo alle 10 del mattino, o anche ci vediamo alle 3 di notte. Oddio, forse questo è un po' tardi, comunque hai capito. Quando l'ora è esatta possiamo dire sono le in punto. Ad esempio, questo orologio segna le 8 in punto. Quando l'ora non è esatta possiamo idealmente suddividere l'orologio in due parti. Nella parte di colore giallo diremo e. Nella parte di colore azzurro diremo meno. In questo caso, ad esempio, sono le 12:25. Ricorda che la E viene usata spesso anche per la parte azzurra. Potremmo anche dire sono le 11:35. A questo punto ho una domanda per te. Che ore sono? Ricorda che puoi mettere in pausa il video e scrivere la risposta nei commenti. Attenzione però, se hai dei dubbi sui numeri, ricorda che puoi vedere 2 video lezioni su questo argomento. Lascerò il link nella descrizione qui sotto. Vediamo ora alcuni casi particolari.
Che ore sono? È l'1:15. Benissimo. Possiamo però dire l'ora anche in modo diverso. Possiamo dire è l'1:15. Ciò significa che quando i minuti sono 15 possiamo usare l'espressione e un quarto. Ancora, che ore sono? Sono le 5:30. Possiamo dire l'ora però anche in modo diverso. Sono le 5:30 oppure sono le 5:30. Ricorda quindi, quando i minuti sono 30 si può utilizzare l'espressione e mezzo oppure e mezza. Ma quale forma è preferibile? Mezzo oppure mezza? Vediamo che cosa dice la Treccani a questo proposito. Se mezzo ha funzione di sostantivo con il significato di metà e si trova dopo un altro sostantivo, soprattutto nell'indicazione delle ore del giorno, è consigliabile che resti inalterato, ovvero sono le 4:30, sono le 7:30. Ma può anche essere accordato in genere con il sostantivo, ovvero sono le 4:30, sono le 7:30. Quindi scegli la forma che preferisci, perché sono entrambe corrette. Se stai imparando qualcosa di nuovo, ti chiedo di mettere un mi piace e di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Ancora, che ore sono? Sono le 12:15. Oppure esiste la forma alternativa, sono le 12:15. Quindi quando i minuti sono 45 puoi utilizzare l'espressione meno un quarto. Ricorda che è anche frequente utilizzare la forma e tre quarti. In questo caso quindi sono le 11:15. Con mezzogiorno e mezzanotte dobbiamo sempre usare il singolare. Che ore sono? È mezzogiorno. Che ore sono? È mezzanotte. Vediamo ora 5 espressioni idiomatiche con i numeri. La prima espressione è fare le ore piccole. Significa rincasare, cioè tornare a casa oppure andare a dormire dopo la mezzanotte, quando le ore sono rappresentate da numeri piccoli, all'1, alle 2, alle 3, eccetera. Una raccomandazione che fanno spesso i genitori italiani ai figli adolescenti è proprio non fare le ore piccole. Mi raccomando. Non vedere l'ora significa desiderare, volere con ansia, con impazienza che arrivi un certo momento. Significa quindi avere fretta che arrivi quel momento. Esempio, non vedo l'ora che arrivi il fine settimana per potermi riposare. Le ore di punta sono le ore di maggior traffico o anche di maggior affluenza di persone in un certo luogo. Ad esempio, dobbiamo attraversare Bologna prima dell'ora di punta, altrimenti rischiamo di rimanere imbottigliati nel traffico. Il quarto d'ora accademico è una consuetudine italiana che francamente io non capisco. Ti spiego. Se hai lezione all'università e mettiamo che la lezione debba iniziare alle 14,
tu ti potrai tranquillamente presentare alle 14:15. Questo perché per i primi 15 minuti è tollerato il ritardo dell'insegnante e degli studenti. Ribadisco, questa è una cosa che fin da quando andavo all'università io non ho mai capito, non ho mai trovato il senso di questa consuetudine. Chissà se c'è nel tuo paese, scrivimelo nei commenti. Alla buon'ora è un'esclamazione che si utilizza quando finalmente accade qualcosa, specialmente dopo molti intoppi o tentennamenti. Esempio, finalmente sei arrivato, alla buon'ora. Prima di salutarci ho una domanda per te. Che ore sono adesso? Se ti va, puoi scriverlo nei commenti. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.